Gli esperti di macroeconomia prevedono tempi bui. Sembra che da un momento all'altro lo spettro della recessione alleggerà su tutti i paesi. E noi che speravamo in una crescita economica, seppure lenta. Ma che cos'è questa recessione di cui tanti parlano? A cosa è dovuta? Come ci accorgiamo del suo sopravvenire? E che cosa significa veramente questa parola? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi scopriremo cosa si nasconde dietro quella parola, recessione, che ci mette in apprensione al solo pronunciarla. Recessione vuol dire disoccupazione, scarsa produttività, bassi consumi e accesso al credito limitato. Insomma, un disastro per le famiglie e per le aziende. Ma quali sono le origini di questa parola? Perché si applica al mondo dell'economia? Scopriamolo insieme. In economia una recessione è poco meno di una vera e propria crisi. Si manifesta quando l'attività economica, per 2 trimestri consecutivi, si contrae in attesa di una boccata di ossigeno. La recessione è in realtà una parte fisiologica del ciclo economico. L'economia raggiunge un picco e poi si contrae scendendo verso un minimo, per poi tornare ad espandersi di nuovo. Ma se oggi non si trattasse di una flessione occasionale? Una recessione particolarmente pesante, che gli esperti chiamano depressione, oggi spazzerebbe via quasi tutto. Non vorrei fare confronti, ma ormai tutti credo abbiano sentito parlare della Grande Depressione degli anni 30, in cui il PIL statunitense crollò di 1/3 tra il 1929 e il 1933. Il National Bureau of Economic Research, l'autorità americana che studia da decenni le recessioni, afferma che la durata media di una recessione economica, a partire dal 1945, è stata di oltre 11 mesi, mentre il periodo di espansione generalmente dura in media 58 mesi. Ma quali sono le cause di una recessione? Qualsiasi area dell'economia può scatenare una recessione. Pensate a uno shock economico come una crisi petrolifera che fa rialzare i prezzi e mette in difficoltà le grandi industrie. O alla crescita eccessiva del debito che genera una bolla immobiliare in grado di ingessare le banche con un effetto domino imprevedibile. O un'inflazione esagerata che le banche centrali contrastano con l'aumento dei tassi di interesse. Per tenere sotto controllo questa condizione macroeconomica esistono diversi indicatori. In particolare scattano i segnali di una possibile recessione quando il PIL diminuisce per 2 trimestri consecutivi, in caso di contrazione del settore manufatturiero, se calano gli acquisti all'ingrosso da parte delle imprese e contemporaneamente le vendite al dettaglio ai consumatori, se i titoli di Stato a breve termine offrono rendimenti più alti di quelli a lungo termine. Ma che cosa vuol dire veramente la parola recessione? L'antica lingua latina mette un piede anche nel mondo dell'economia, prestando un curioso sostantivo sempre pronto ad allontanarsi, figlio di un verbo, che non fa altro che tornare indietro. Il sostantivo è recessio, che vuol dire allontanamento, partenza, tirarsi indietro. Il verbo da cui deriva è recedere, che significa retrocedere, allontanarsi, ritirarsi, tornare indietro. Recessione dunque è quel movimento economico che dopo un'ascesa ininterrotta improvvisamente si arresta, si flette, retrocede, torna indietro. Sarebbe bello dunque che di fronte alla notizia di un'imminente recessione, mentre mettiamo in fila con preoccupazione le ultime risorse per affrontarla, l'originaria etimologia della parola ci sostenesse per un istante, suggerendo come una recessione non sia sempre una catastrofe, ma molto spesso la parte imprescindibile di un ciclo, che una volta raggiunta la cima, occasionalmente si ritira e torna indietro, per poi tornare a crescere più forte di prima.